Quando si potrà tornare di nuovo a viaggiare in libertà? Rispondere a questa domanda è veramente difficile. Pensate che siamo a giugno 2021 e stiamo ancora combattendo con questa pandemia, nonostante la diffusione di vaccini, con delle chiusure dei confini regionali e internazionali di alcuni paesi, raggiungibili solo con motivazioni specifiche, tamponi e quarantene. Comunque la situazione è in continua evoluzione e quindi è sempre meglio monitorare la situazione dei paesi che sono interessati. Nel mio caso, essendo italiano e vivo in Giappone e il mio lavoro è portare gli italiani in Giappone, sono molto focalizzato sulla situazione dei due paesi. Comunque vi invito a restare sempre informati sulle restrizioni di viaggio inerenti alla pandemia. Vi invito a monitorare il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, che loro sono sempre molto aggiornati e mettono alla luce i decreti ufficiali che emanano tutti i paesi del mondo. Comunque c'è da dire che il sito Viaggiare Sicuri non mette i rumors, cioè non prevede le cose, quindi per l'utente che è interessato a fare un viaggio in Giappone non è una pagina soddisfacente, ecco, per magari pianificare un futuro viaggio in Giappone. Per il momento le frontiere sono ancora chiuse per i turisti, anche se ci sono dei voli che portano in Giappone per le persone che hanno famiglia o per motivazioni lavorative. Comporta comunque affrontare una quarantena fiduciaria presso una struttura scelta dallo stesso utente. Detto questo, io ovviamente non posso pensare di organizzare un viaggio anche magari in futuro nella quale dobbiamo sottostare a una quarantena. Detto questo, il prossimo mese ci sono le Olimpiadi, quindi stanno già arrivando degli atleti, per esempio quelli dell'Australia sono già arrivati e pian piano stanno arrivando anche gli altri. Avranno delle regole molto precise da seguire. Penso che sarà un'Olimpiade strana, forse le peggiori Olimpiadi mai avvenute nella storia delle Olimpiadi. Però il Giappone non vuole rinunciare, la stessa organizzazione non vuole rinunciare perché nel caso il Giappone rinunciasse dovrebbe pagare di tasca sua, e caso contrario, se l'organizzazione delle Olimpiadi rinunciasse alle Olimpiadi, sono loro che dovrebbero pagare, quindi nessuno dei due vuole pagare e quindi siamo arrivati alla conclusione che le Olimpiadi si faranno, salvo catastrofe o la rinuncia degli atleti che non vogliono magari venire in Giappone. Comunque saranno concentrate tutte a Tokyo, anche gli allenamenti. Vi faccio un esempio: dovevano venire qua nella città dove vivo io, doveva venire la nazionale di pallanuoto, ma purtroppo hanno cancellato la sede dell'allenamento qua ad Osaka, ma l'hanno spostata a Tokyo, quindi sarà tutto concentrato a Tokyo. Quindi vediamo come Tokyo si organizzerà. Io vi dico che i cittadini di Tokyo, molti di loro sono preoccupati perché ovviamente hanno paura che il virus si diffonda e di conseguenza si prolunga lo stato di emergenza, perché tuttora siamo in stato di emergenza nelle prefetture di Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, Hokkaido, quindi nelle regioni dove c'è più densità di popolazione. Comunque io personalmente non vedo l'ora che finiscano le Olimpiadi, perché veramente non ne posso più di questo evento che purtroppo è andato male. Non è ovviamente colpa del Giappone, non ne do una colpa, anche perché si è ritrovati in questa situazione e penso che la pensate così anche voi, che nessuno paese al mondo vorrebbe avere un evento così grande in una situazione di pandemia mondiale. La situazione vaccini in Giappone si sta evolvendo. Il Giappone ha iniziato a comprare seriamente le dosi di vaccini e ora giornalmente viaggia da 380.000 a 390.000 vaccinazioni ogni giorno. Quindi c'è stato un incremento veramente importante, perché un mese fa veramente era molto a rilento. Il Giappone è stato uno dei paesi forse più a rilento in tutto il mondo, anche se il Giappone è conosciuto come un paese tecnologico, avanzato, molto organizzato. Devo dire che è stato molto deludente per questa situazione dei vaccini e come ha gestito tutta questa situazione. Sono abbastanza deluso, ecco, non me l'aspettavo sinceramente. Sapevo che comunque il Giappone è un paese dove le decisioni vengono prese proprio piano piano, tantissimi meeting, la difficoltà di prendere decisioni di massa e avere un leader che prenda la responsabilità. Questo ne ero già a conoscenza. Non pensavo che anche in una situazione così delicata avessero questa reazione così lenta. Ecco. Per quanto riguarda i nuovi casi di coronavirus qua in Giappone, stiamo passando la quarta ondata e grazie allo stato di emergenza adesso si stanno un po' abbassando i casi. Comunque al giorno adesso viaggiamo dai 2.500-3.000 casi giornalieri. Ma andiamo al nocciolo del video. Ho voluto crearvi una foto della situazione, anche se poi questi sono i video che durano poco, perché fondamentalmente
le cose cambiano e come abbiamo già imparato in questi 2 anni, veramente mi ha fatto capire come le cose possono cambiare da un momento all'altro nella vita. È stata veramente una lezione di vita incredibile. Cerchiamo di tirare fuori qualcosa di positivo, ecco, anche in questa situazione. Per quanto riguarda i viaggi, invece, per il 2022 / fine 2021, io vi posso dire la mia opinione personale. Quindi vi prego, non mettetemi al rogo nel caso non succeda quello che dico. Sono convinto del fatto che a partire dal 2022 si possa viaggiare. Comunque, detto questo, non sappiamo come si potrà viaggiare, quali sono le regole che avremo per viaggiare, come gestire il passaporto vaccinale, quante persone saranno ammesse al paese, tutti i turisti saranno ammessi da tutte le parti, non so, musei, ristoranti, non lo so. Si dovrà fare ancora il tampone o una quarantena, magari è una cavolata, ma chissà, magari le cose possono cambiare. Io mi auguro che di no, ovviamente, un viaggio deve essere poi per divertirsi, non per stare lì a testare, aspettare e tutte queste procedure, anche se magari viene fatto tutto in 72 ore, è comunque una cosa che distoglie l'attenzione verso il viaggio in sé, ecco. A livello di agenzia sto già ricevendo molte richieste per il 2022, sto facendo i primi preventivi, ma non vi nascondo che ho anche delle richieste per fine 2021, ecco. Io voglio essere onesto con tutti, soprattutto con i miei clienti, e quindi sto andando molto con cautela, non ho fatto nessun ploie mediatico, si potrà viaggiare 2022, compratevi tour. No, non voglio fare tutto questo, voglio che sia una cosa naturale e sicura. Non me la sento di esaltarmi proponendo tour per 2022, anche perché penso che chi vuole viaggiare si informa e sono loro stessi che ti vengono a cercare e ti contattano. E quindi sono molto felice che comunque, pur non facendo campagne, esaltazioni, non è di mio carattere, perché comunque parliamoci chiaro, io voglio essere realista. Adesso come adesso la situazione non è chiara e non c'è niente di sicuro. Sono solo supposizioni, sì, ma boh, forse. Comunque percepisco che c'è tantissima voglia di viaggiare e il Giappone è sempre uno dei top viaggi per noi italiani, e questo mi fa felice e mi fa pensare molto molto positivo per il futuro del mio lavoro. Io veramente non vedo l'ora di abbracciare il primo cliente che viene in Giappone. Teniamo monitorato la situazione vaccini, come si potrà vaccinare, perché penso che questo sia la chiave. Ecco, una volta che i vaccini saranno adatti per poi riaprire le frontiere, per poi non avere una situazione problematica negli ospedali, perché fondamentalmente è questo il problema di ogni paese che non vuole aprire le frontiere, è perché non vuole mettere in crisi gli ospedali e non avere letti a disposizione per la gente che sta male. Quindi forza ragazzi, il Giappone adesso sta accelerando, e quando il Giappone accelera è un paese diverso dagli altri, è molto molto organizzato, e penso che la luce sta arrivando ragazzi. Quindi io vi dico, chi ha la voglia di viaggiare per il 2022 vi consiglio di iniziare a programmare. Adesso i prezzi sono molto buoni. Ieri ho fatto un preventivo, ho guardato gli hotel e ho detto wow, è veramente a basso costo. Comunque anche per la situazione prezzi può variare, quindi nel caso chi è più coraggioso e vuole fare le protezioni adesso, secondo me ora come ora i prezzi sono molto più buoni. Il video finisce qua, spero di avervi dato una situazione un po' più chiara, ecco, di quello che sta succedendo qua in Giappone. Vi auguro una buona giornata, grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace come sempre, se non siete iscritti al canale. Chi è nuovo ed è capitato sul mio canale, mi chiamo Marco Ferrari, in arte Marchino in Giappone, quindi mi trovate sui social Marchino in Giappone. Sono un ragazzo di Reggio Emilia che abita in Giappone dal 2005, ho aperto questo canale nel 2015 e porto contenuti sul Giappone, come avete capito anche dal nome, ecco. La maggior parte dei miei video racconto i miei viaggi, ma ho creato differenti categorie di video, come per esempio il food review del Combini, la vita di un expat in Giappone, e una raccolta di video dove racconto la mia vita, come per esempio faccio vedere la casa, il mio lavoro e tante altre cose. Io vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo al prossimo video del Giappone. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, ciao!